Sono a Mtskheta, ragazzi, che è la antica capitale della Georgia prima che la capitale fosse spostata a Tbilisi, che è la capitale attuale. Ho fatto un giro alla fortezza con un paio di amiche. Vorremmo andare a vedere quella chiesa che c'è là, però ci sono 35 gradi e si muore di caldo, quindi o ci prendiamo un taxi oppure non ci andiamo. C'è in realtà la cattedrale, che è la roba più bella, patrimonio UNESCO, da vedere a Mtskheta, spero di pronunciare bene questo nome, e penso che tra un po' scenderemo giù e andremo verso la cattedrale. Adesso, in realtà c'ero già stato tipo 3 anni fa, ma non avevo grandissimi ricordi a parte della cattedrale, non avevo visto tutta la città, ero andato giusto con un tour, mi sembra, che faceva un paio di chiese da Tbilisi, la capitale, fino a qua, quindi principalmente avevo visto la cattedrale. C'è un vento, si sta benissimo perché ci sono, come detto, 35 gradi. Il vento ci salva la vita ogni tanto. Da come è conciato il sentiero, secondo me la gran parte dei turisti non viene a vedere la fortezza. Qua si vede che stavano ristrutturando e qua ci sono delle piante che credo che tra qualche anno prenderanno il sopravvento. Siamo a Mtskheta, nella cattedrale principale, patrimonio UNESCO, e la più antica, non voglio dire una cosa falsa, in realtà una delle più antiche, da quello che ho capito, della Georgia. Se lo confronto con 3 anni fa c'è molta meno gente, non so se per via del Covid, quindi tante persone non sono tornate a viaggiare. La gran parte dei turisti sono russi, gente del posto o iraniani, perché mi sembra di sentire gente parlare in persiano. Quindi questo, mi ricordo che quando ci sono stato io la prima volta era pienissimo di europei, tanti tedeschi, francesi. Prima del Covid in realtà il turismo in Georgia è veramente esploso, cioè c'era un sacco di gente che veniva. Mi ricordo quando sono venuto io in Georgia non conoscevo nessuno che fosse stato in Georgia. 6 mesi, un anno dopo, un po' tutti hanno iniziato a venire, è diventata una meta turistica abbastanza grossa, quindi un po' forse è questo. Mi raccontava una ragazza l'altra sera che in realtà è stato quasi un bene perché il paese non era pronto a ricevere questa quantità smisurata di
turisti, quindi adesso si sono un po' riequilibrate le cose e il paese ha iniziato a costruire strutture per i turisti, per accogliere tutta questa gente. Si nota soprattutto nella capitale, perché qua è un paese comunque molto tranquillo, ma nella capitale mi ricordo quanta gente c'era, adesso è molto più tranquillo, non devi per forza prenotare un ristorante, ma puoi anche spontaneamente ogni tanto decidere vado fuori a cena e tendenzialmente, non sempre, ma puoi trovare posto. Prima era veramente difficile. È una bella gitarella, se siete a Tbilisi potete farlo in mezza giornata in realtà, venite qua, fate un giro alla cattedrale, prendete un taxi, andate a vedere l'altra chiesa che c'è sulla montagna e vi passate mezza giornata, come stiamo facendo anche noi. In realtà siamo andati un po' in giro a camminare, ci siamo fermati un po' al fiume a vedere i pescatori, però tendenzialmente la gran parte dei turisti viene qua, si guarda la cattedrale, guarda l'altra e poi rientra a Tbilisi, quindi strafattibile in giornata senza neanche un tour secondo me, perché con Bolt abbiamo pagato 25 lari, quindi meno di 10 euro in tutto, eravamo in 3, con 3 euro a testa siamo arrivati, dobbiamo tornare indietro, 3, 3, 6, con 6 euro a testa mi sembra un prezzo più che onesto, onestamente è tutto gratuito, l'entrata qui è gratuita, non abbiamo pagato niente, quindi stra tranquillo. Vi faccio fare una piccola panoramica adesso. Qualcuno che sta facendo una foto e comunque eccoci. Adesso tra un po' ce ne andiamo a mangiare. Abbiamo deciso di scendere dalla fortezza e andare verso il fiume perché veramente faceva troppo caldo. Ci siamo in realtà un pochino persi in mezzo alle sterpaglie, ma poi per fortuna siamo riusciti ad arrivare fino all'acqua e ci siamo rinfrescati e ci siamo riposati un po'. La nostra gitarella è poi continuata verso il centro della città per visitare la cattedrale. Io, come al solito, camminando qua e là, mi sono fermato a comprare qualcosa da mangiare e a cercare di parlare in georgiano con i mercanti nelle vie del centro. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, piazzatemi un like e date un occhio a questo video in cui vi racconto una gita per le splendide montagne georgiane. Un abbraccio, ragazzi. Ciao a tutti.